Ciao a tutti amici e bentornati a questo nuovo appuntamento con la Tumbler Batmobile Hachette. Allora, come sapete c'è stato, come ho detto anche nel video del Mazinger Z, qualche ritardo dovuto appunto alle giuste ferie di cui tutti hanno goduto, sia noi utenti di questo modello sia i dipendenti di Hachette, quindi è normale ci sia stato qualche ritardo sulle spedizioni di agosto, ma come vedete insomma alla fine si riparte alla grande, quindi sicuramente non avremo di che lamentarci d'ora in poi, ok? Bene, allora non perdiamo altro tempo, andiamo ad aprire la confezione e vediamo cosa ci aspetta in questo nuovo appuntamento con la Tumbler. Allora, abbiamo il fascicolo 23, il 20, il 21 e il 22, quindi andremo in pratica dal 20 al 23, ok? Non ci sono altre cose nella confezione, non ce ne sono regali arrivati, quindi possiamo direttamente andare alla visione dei fascicoli e dei pezzi. Allora, come di consueto cominciamo dal primo, quindi dal fascicolo 20, andiamo a vedere cosa ci aspetta. Chiaramente qui troviamo sempre tutte le indicazioni relative all'editore, alla collezione, eccetera eccetera, che ormai ben sapete. Troviamo nuovamente il focus sui veicoli di Batman, no? Qui addirittura vediamo una serie di Tumbler schierate, ok? Allora, la solita anche diciamo il solito reportage su quello che riguarda la parte a fumetti di questo eroe di cui vi ricordo sta uscendo anche la collezione per costruire il vero e proprio Batman, edito sempre da Hachette, e che si preannuncia veramente come un modello molto interessante. Io purtroppo non credo che potrò farlo perché come tutti i comuni mortali ho esaurito il mio budget disponibile, e questo mi dispiace veramente molto perché ritengo che sia un prodotto che avrebbe meritato di essere fatto, ma purtroppo la vita non sempre ci viene incontro da questo punto di vista. Allora, come vedete, per quello che riguarda il montaggio avremo a che fare nuovamente con il sedile del pilota, quindi in questo caso dovremmo avere la base. Andiamo anche a verificare i pezzi a questo punto, perché so che ad alcuni sono arrivati i pezzi non conformi, ma direi che qui ci siamo, perché queste sono queste qua, chiaramente ecco, queste qua anche ci sono, e ci sono le viti, quindi nel mio caso, almeno per questo fascicolo, non avremo difficoltà nel portare avanti il montaggio. Spero che anche voi non abbiate diciamo problemi con i pezzi allegati, ok? Andiamo a vedere ancora avanti. Qui nota dolente, il fascicolo è rovinato, vedete? Presenta una pagina mangiata in pratica, non si capisce bene da cosa. Sì, potrei farmelo sostituire volendo, ma comunque tanto nella parte che riguarda la fase di montaggio, che poi diciamo quello che riguarda lo schema alla fine è integro, quindi non so alla fine se lo farò, vedremo più là. Il montaggio dovrebbe essere abbastanza rapido, non dovrebbero esserci difficoltà particolari, ok? Fascicolo 21, allora, il fascicolo 21, sempre un'occhiata ai vari veicoli, questa volta addirittura al Batwing, quindi diciamo il veicolo volante di Batman, che anche qui ha avuto le sue varie incarnazioni, no? A seconda dei film, a seconda dei fumetti, ok? Sempre la parte riguardante ai fumetti, che chiaramente è molto interessante per chi leggeva i fumetti da piccolo, e anche in questo caso proseguiremo il montaggio del sedile del pilota. Andiamo a vedere i pezzi allegati, anche in questo caso non vorrei avere sorprese, soprattutto per non avere ritardi poi nel fare il video. Allora, gli adesivi, qui ne vedo uno, due, sì ci sono, le viti CP ci sono, e anche questi pezzi ci sono, ok? Anche qui l'abbiamo sbangato ragazzi, ok?
Certo, speriamo che non si ripeta troppo spesso su questo problema dei pezzi sbagliati, perché veramente è molto spiacevole per chi sta facendo un modello vedere che poi non può proseguire nel montaggio, deve aspettare magari un altro mese. Anche qui il montaggio dovrebbe essere qualcosa di abbastanza rapido, insomma ce la caveremo con poco. Fascicolo 22, ancora una volta il Batwing, molto particolare il Batwing che abbiamo visto in questo, diciamo, in questa versione. Ha un so che di scarabeo a vederlo, un po' strano, no? D'altronde era un po' in linea col discorso della Tumbler, però forse si poteva armonizzare un pochino meglio. Comunque resta sempre un bel modello. La serie classica di Batman, come potete riconoscere anche da quella sigletta, Batman. Chi di voi non la ricorda? Con il grande Adam West. E poi di nuovo il montaggio del sedile. Allora, vediamo anche questa volta se ci sono tutte le parti. Allora, VTCP ci sono, adesivi ci sono, i pezzi dello schienale ci sono, quindi anche questa volta sono stato abbastanza fortunato rispetto ad altri amici che invece hanno avuto il problema con le parti invertite. Ok? Purtroppo ragazzi può succedere, non bisogna farsene una malattia, basta contattare Hachette e vi rinvieranno tutto. Certo, nel mio caso in particolare, dovendo fare dei tutorial, la cosa sarebbe alquanto sconveniente perché mi costringerebbe a ritardare la pubblicazione dei video e quindi anche per voi sarebbe, diciamo, una penalizzazione, no? Nel portare avanti il montaggio. Questo chiaramente per chi mi segue. Questo è quello che ci troveremo alla fine e andiamo a dare un'occhiata all'ultimo fascicolo di questo invio, che è il 23. Fascicolo 23, ancora una volta si parla del Batwing, delle nuove immagini anche del dietro le quinte, di come veniva in realtà tenuto in aria, vedete? Ok? Sempre la parte che riguarda i fumetti, come ormai abbiamo imparato a conoscere su questa serie, e poi cominceremo il sedile passeggero della Batmobile. Anche in questo caso andiamo a verificare i pezzi per evitare sorprese, diciamo così, inaspettate. Sembra esserci tutto, quindi non credo che ci siano difficoltà particolari. Sì, perfetto. Allora questo giro diciamo che siamo stati toccati e baciati dalla fortuna rispetto ad altri amici e quindi non avremo difficoltà a portare a termine il video. Bene ragazzi, allora proseguiamo, vediamo anche come procedere nel montaggio. Anche qui si svolgerà in pochi attimi, quindi questo video io presumo che sia un pochino più corto rispetto al solito, in quanto il montaggio è sicuramente più semplice rispetto agli altri, ok? Bene ragazzi, questo è quanto ci appresteremo a montare quest'oggi, ma prima di proseguire, come al solito, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, attivate anche la campanella in maniera da attivare il vostro bat segnale che vi avviserà ogni qualvolta verrà pubblicato un nuovo video della Tumbler. Vi ricordo inoltre di visitare anche la pagina Facebook del canale l'Andrew Riker Channel, di mettere un segui o un mi piace anche lì sulla pagina. Stessa cosa sono i profili Instagram e Twitter, ok? Un salutone e un abbraccione grande al mio carissimo amico Pietrone, che mi è stato molto di aiuto per seguire il povero Gigio, che purtroppo non c'è più. Per chi ancora non lo sapesse, Gigio è il gatto che trovate sul logo del canale e purtroppo dopo 2 anni di malattia ci ha lasciato. È stato un forte dispiacere per me e sicuramente me ne porterò il segno per tutta la vita. Pietrone, oltre ad essere un ottimo veterinario, è anche un grandissimo appassionato
di Batman, in particolare della trilogia di Christopher Nolan, e anche lui sta partecipando attivamente alla costruzione di questo modello, e chissà che un giorno non riesca a presentarvelo anche a video, facendoci appunto una chiacchierata su questo modello, magari anche proprio per la recensione finale, chi lo sa, vedremo, dipenderà molto da lui perché è davvero molto molto impegnato. Bene ragazzi, a questo punto bando alle ciance, diamoci da fare e cominciamo con il Bat Tutorial 20. Bene ragazzi, allora cominciamo. Per prima cosa dovremmo anche recuperare la parte di sedile che avevamo già assemblato nelle scorse puntate, ok? Perché lavoreremo in pratica su questo. Allora, cosa dobbiamo fare come prima cosa? Andiamo a prendere queste due parti, che sono due braccetti, così vengono chiamati, uno sinistro e uno destro. Troveremo le lettere stampate qui all'interno, vedete? Qui è presente una L, quindi è sinistro, left in inglese, e su quest'altro c'è la R, quindi destra. Quindi disponiamolo in modo da essere facilmente ritrovabili, quindi io metterò chiaramente il sinistro alla sinistra e il destro alla mia destra. Poi prendiamo il sedile già assemblato, lo orientiamo in questo modo e ci viene detto di prendere il pezzo SX20A, che praticamente è il sinistro, quindi questo di qua, e andarlo a mettere qui vicino. Ok, praticamente questi i perni dove andrà a incastrarsi sono questo qua, e poi andrà ad alloggiare con questo perno, con questo foro qui che vedete qui in basso. Ok, quindi è una cosa molto semplice, non dovrebbe richiedere colla, perlomeno non viene indicato, anche perché poi c'è una vite che servirà per tenerlo in posizione. Allora procediamo, giriamo il pezzo in maniera da poterlo appunto ancorare, mettiamolo sopra, poi facciamo entrare il perno anche qui sotto. Ecco qua, una leggera pressione entra. Poi prendiamo una vite CP di quelle che ci sono state fornite e la andiamo ad inserire qua dentro per tenere fermo il tutto. Ecco qua. Poi giriamo il sedile, chiaramente prendiamo l'altro braccetto e analogamente a come abbiamo fatto con il primo lo andiamo ad inserire nei vari fori, questo qua e quello superiore su cui andrà ancorato con la vite. Ecco qua. Ok, molto semplice ragazzi, Proseguiamo. Ora andremo ad accoppiare la base del sedile con il sedile già montato. Per farlo terremo orientato il sedile in questo modo, ok? Come noterete qui di lato ci sono dei fori, eccolo qua, sia qui sia dall'altro lato, ok? Questi fori chiaramente dovranno combaciare con i fori presenti qui sulla base, ok? Quindi andremo a posizionare il sedile in questo modo, facendo entrare queste parti all'interno di questa area, spingendo anche leggermente per allargare un pochino, ma non eccessivamente ovviamente. Andiamo a posizionare, potremo verificare anche da sotto il posizionamento, perché possiamo verificare che le parti vadano a corrispondere perfettamente, vedete? E poi andremo a mettere le viti qua e dall'altra parte, ok? Sempre le famose viti CP che ci sono state fornite in questa uscita. Facciamo la cosa anche dal lato opposto, ok? Ok, a questo punto andiamo ad inserire queste che sono le maniglie, ok? Quindi i pezzi 20D
e che sono pezzi simmetrici tra loro, perfettamente identici, quindi non ha importanza se mettiamo al lato sinistro o destro, ok? Possiamo diciamo scambiarle come vogliamo. Andranno inserite su questi fori qua, adesso vi mostro meglio, vedete? Ok? E quindi basterà posizionarle facendo corrispondere questi perni che troviamo qui dietro ad ogni maniglia, eccoli qua. Quindi orientiamo con questa angolazione, quindi in questa specie di triangoletto verso il basso la maniglia, l'accostiamo ai fori presenti qui sulla struttura e spingendo simmetricamente su entrambi i perni per evitare che si possano spezzarsi, spingiamo e dovrebbe andare tutto in posizione abbastanza semplicemente, senza forzare. Facciamo la stessa cosa anche sulla maniglia rimanente, ok? Quindi accostiamo, verifichiamo l'allineamento e spingiamo con delicatezza, ok, fino in fondo ovviamente, e avremo assemblato anche le maniglie. Questo è il risultato che otterremo alla fine del montaggio dei pezzi allegati al fascicolo 20. A questo punto possiamo passare al Battu Tutorial 21. Allora ragazzi, anche per questo fascicolo 21 continueremo ad operare sul sedile del pilota e avremo a che fare chiaramente con la parte bassa del sedile. Allora, la prima cosa che volevo farvi notare è che in questo caso abbiamo uno dei due pezzi interessati, il 21A, che è fatto in materiale di gomma morbida, ok? Quindi probabilmente sarà un rivestimento, mentre poi abbiamo il pezzo 21B che invece è materiale rigido, plastica rigida, ok? Cominceremo proprio con questo. La prima cosa da fare è prendere i biadesivi e andarli ad alloggiare nelle loro sedi. In particolare questo più piccolino, il 21C, andrà qua, mentre quello più grande, il 21D, andrà su questa parte. Quindi cosa molto semplice, andiamo quindi a togliere la carta di protezione e vi posso dire che ha forma leggermente rettangolare, quindi attenzione perché ha il verso, ok? Poi quando ci siamo, più o meno, perché tanto comunque è un adesivo ragazzi, ecco, possiamo premere e lasciarlo lì per un attimo. Adesso facciamo la stessa cosa con l'adesivo più grande. Questo mi sembra un pochino più quadrato rispetto al primo, però anche questo penso una leggera simmetria comunque. Vediamo. No, diciamo che questo è più quadrato, ok? Allora lo possiamo lasciare qui in posizione, premiamo un attimo per renderlo chiaramente più solidale e per dare modo anche all'adesivo di fare il suo effetto. Dopodiché quando avremo preso sicurezza che l'adesivo rimanga in posizione, possiamo andare a spellare le due parti, quindi togliamo le pellicole protettive presenti sopra, così, sia su uno che sull'altro adesivo. Ecco qua. A questo punto prendiamo la copertura gommosa 21A e andiamo a far corrispondere qui al pezzo con i biadesivi. Allora, chiaramente l'orientamento deve essere fatto seguendo il disegno, quindi come vedete andrà così, ok? Quindi la andiamo a posizionare sopra, cerchiamo di farla diciamo collimare al meglio che sia possibile, ok? E poi spingiamo per rendere l'incollaggio solidale, ok? Quindi molto semplice, non c'è da fare cose strane. In questo modo ragazzi, quindi qui rimarrà un pochino scoperto, è normale perché è il punto dove ci sarà la giunzione con il resto della struttura che adesso andremo a fare. Allora recuperiamo il resto del sedile. Come vedete qui sopra ci sono questi 4 fori a colonnina, ok? E su questi 4 fori chiaramente andrà ancorato questa parte qui. Come vedete anche qui ci sono delle colonnine forate, ok? Quindi andremo a posizionare il tutto qui all'interno facendo corrispondere chiaramente i fori. Ecco, dovrà corrispondere tutto in questo modo, vedete?
dovrà essere tutto ben allineato. A questo punto possiamo girare la struttura, andiamo qui sotto e possiamo vedere che ci sono questi due fori qui ad angolo, questo e questo sono i punti dove andremo a mettere le viti CP. Inserire la prima, ricontrolliamo un attimo l'allineamento e poi andiamo ad inserire l'ultima vite. Ne utilizziamo solo due in questa fase per bloccare diciamo la copertura del sedile alla struttura. Ecco qua. Questo ragazzi è stato un montaggio veloce e questo è il risultato che dovremo ottenere alla fine di questo fascicolo 21. Ok? Passiamo direttamente al BAT Tutorial 22. Allora ragazzi, per questo BAT Tutorial 22 abbiamo ancora le parti del sedile, abbiamo nuovamente una struttura rigida che è la 22B, ok? Sulla quale andranno, come abbiamo visto prima, messi i biadesivi, e poi una parte 22A che invece è fatta in materiale gommoso morbido, ok? Inizieremo chiaramente a lavorare sulla 22B applicando, come abbiamo fatto prima, i vari biadesivi. Allora, anche in questo caso sono di due misure, quindi attenzione a non sbagliare diciamo il posizionamento. Quello piccolo chiaramente andrà qua, questa volta dovremo centrarlo diciamo più a occhio, diciamo, perché non abbiamo le misure precise come erano date dal pezzo precedente, ma ci viene lasciata un po' più mano libera, ok? Anche qui spingiamo un pochino e poi possiamo andare ad applicare anche il secondo biadesivo. Nel frattempo il primo continua ad incollarsi, ok? Anche in questo caso appoggiamo più a misura possibile il biadesivo e spingiamo, ok? Allora, a questo punto andiamo ad identificare i punti di ancoraggio, che come vedete ci sono dei perni rialzati qui, più due colonnine forate che sicuramente sono per le viti, ok? Recuperiamo il sedile e andiamo ad applicare sopra la struttura, quindi faremo collimare soprattutto bene i perni agli appositi alloggiamenti. Dovrebbe andarci praticamente da solo, ma chiaramente prestiamo attenzione mentre spingiamo. Quando siamo sicuri possiamo spingere e far accostare bene le parti, ok? Possiamo provare a capovolgerlo e vediamo che non cade, quindi sicuramente i perni sono inseriti. Ora, nelle istruzioni mi sembra che abbiano saltato l'inserimento delle viti. Andrebbero sicuramente una vite qua e una vite qua, anche per tenerlo in posizione in maniera più corretta, no? E quindi io ce le metto, sinceramente sul fascicolo o sono diventato cieco io oppure non sono proprio inserite. Comunque io, per non sbagliarmi, ce le metto. Quindi prima di andare a mettere la copertura inseriamo le viti, tanto sono sempre le CP quelle che sono state fornite, non ce ne sono altre, quindi sicuramente andrebbero queste. Ecco qua, metto anche la seconda vite. Ecco qua. E ora siamo pronti per mettere la copertura morbida sopra, quindi procederemo a togliere la carta protettiva sopra i biadesivi e applicheremo la parte gommosa. Spelliamo prima il piccolo, poi il grande o viceversa, chiaramente non cambia nulla. Ok. Adesso andiamo ad appoggiarci sopra la copertura 22A gommosa, partiamo inclinandolo verso il basso, facendolo corrispondere chiaramente alla sagoma del sedile. È importante per prima cosa che facciate aderire bene
il bordo della parte gommosa qui al profilo, vedete? Quindi controllate bene che vada a spianare correttamente in questa direzione, poi mano a mano, verificando sempre l'allineamento, premete qui al centro dove è l'adesivo e poi proseguite sul resto della struttura, ok? In pratica così. Anche se comunque questo sistema di mettere solo due biadesivi così al centro, secondo me lascia un po' il tempo che trova, perché qui ai lati chiaramente potrebbe rialzarsi in qualche modo con il tempo, chi lo sa, no? Quindi magari forse sarebbe stato il caso di farci applicare un po' di colla, qualcosa. Comunque in caso si farà, ma anche in seguito. Noi abbiamo tempo adesso, prima di chiudere l'abitacolo. Se noteremo dei disallineamenti metteremo chiaramente un po' di colla qui sui bordi, in maniera da far tenere più aderenti le parti. Ora andremo ad applicare il sedile del pilota sopra la base del pianale dell'abitacolo. Allora ragazzi, ecco qua, questo è il pianale, come ricorderete dalle puntate precedenti. Andremo ad applicare il sedile proprio qui nella sua posizione definitiva, ok? Allora, come vedete qui sul pianale ci sono questi 4 fori, qui sotto il sedile troviamo queste 4 colonnine, ok? Andranno fatte corrispondere ai fori sul pianale, ok? Quindi prendete le varie parti, fatelo scivolare sopra finché sentite che il sedile alloggia dentro le sue sedi, ok? Dopodiché gireremo il pianale e andremo ad ancorare il sedile con le viti CP che ci sono state fornite. Allora cominciamo da una qualsiasi dei 4 fori, io comincerò qua. Avvitare sempre lentamente ragazzi, quando avvitate sulla plastica, per evitare appunto che possa mangiarsi troppo materiale e quindi poi avere l'effetto spanatura e quindi dover sostituire i pezzi, perché purtroppo sulla plastica si può far poco. Andiamo ad inserire la seconda vite con le medesime precauzioni. Ecco qua. E proseguiamo inserendo anche la terza e la quarta vite qua. Ecco qui ragazzi, questo è il risultato del montaggio del fascicolo 22. Come vedete abbiamo assemblato perfettamente il sedile del pilota. Allora ragazzi, io vi dico che ho messo un filino di colla qui all'interno del bordo e adesso metterò una molletta a tenere bene spinto, perché vedevo questo effetto di staccamento, vedete che si vede ancora, proprio perché la colla non ha ancora fatto effetto, che non mi piaceva molto. Quindi secondo me dovreste farlo anche voi, perché comunque non è bello vedere insomma che il sedile alla fine risulta staccato, ok? Quindi procedete se volete, o se no lasciatelo così, quella è una scelta chiaramente vostra, ok? Bene ragazzi, a questo punto possiamo passare al BAT Tutorial 23. Bene ragazzi, fascicolo 23, allora queste sono le parti che andremo a montare. Vi ricordo che anche queste come al solito hanno il verso, fanno tutte parte del sedile del passeggero. Ci sono le solite lettere stampate, vedete qui c'è la L, anche su questa parte qui troviamo una L, eccola qui, da questa parte qua, ok? Stessa cosa, troviamo la R da quell'altra, quindi queste sono le parti destre, ok? Bene, a questo punto possiamo procedere con il montaggio. Allora, teniamo la parte dello schienale in questo modo, ok? Prendiamo il pezzo 23B, che è questo con la lettera L, orientiamolo in questo modo, facciamo corrispondere le colonnine forate a questi due perni presenti qua. Quindi li avviciniamo, quando sono in posizione spingiamo per unire i pezzi in questo modo. Ora facciamo l'altra cosa dall'altro lato, con l'altro pezzo ovviamente. Qui dovremo prestare attenzione anche all'inserimento
di questo perno grande dentro questo cilindretto, quindi attenzione anche a quello. Chiaramente diamo priorità ai pernetti piccoli perché sono i più delicati. Quando vedete che ci siamo, anche se vi si sposta quello montato prima non fa nulla, andiamo a orientare quello grande e poi li spingiamo insieme in questo modo, ok? Quindi è molto semplice. Prestate la massima attenzione chiaramente ai pernetti piccoli, perché se spingiamo e non sono allineati con i fori si possono spezzare. Una volta fatto ciò possiamo andare ad inserire i pezzi 23E e 23D, che sono appunto quelli che vi ho fatto vedere prima con questa forma qua. Disponiamo il sedile in questo modo, ok? Prendiamo il pezzo 23D, che è quello marcato con la lettera L all'interno, lo giriamo in maniera da far corrispondere il foro presente sul pezzo su questo cilindretto forato qui sopra, come in pratica abbiamo fatto la scorsa volta con l'altro sedile, poi non è nulla di diverso. E poi ci andiamo ad inserire la solita vite CP per unire le parti in maniera definitiva, quindi sempre avvitando dolcemente, lentamente avvitiamo la vite nella plastica senza stringere troppo, perché abbiamo visto che può essere necessario riallineare questi pezzi, ok? Ora facciamo la stessa cosa dall'altro lato con il pezzo 23E, anche questo lo andiamo a orientare in questo modo, mettiamo la solita vite e concludiamo così l'assemblaggio di questo numero. Ecco qua ragazzi, questo è quello che otterremo alla fine del montaggio del fascicolo 23, che è l'ultimo per questo tutorial. Bene, io come sempre a questo punto facendovi vedere di nuovo tutte le parti montate in questo numero. Come vedete io ho messo un laccetto per tenere unito meglio il sedile, perché ci ho messo un goccino di colla per far aderire meglio il tutto. Voglio ricordarvi ancora una volta di iscrivervi al canale, di mettere un like al video se vi è piaciuto, e seguite anche i nostri profili social dell'Andrew Riker Channel, quindi la pagina Instagram ed ex Twitter, quella che adesso è chiamato X. Un salutone ancora al mio amicone Pietro, che spero di rivedere presto, anche per occasioni più felici rispetto alle ultime che ci hanno contraddistinto per i miei gatti, e vi do appuntamento al prossimo Bat Tutorial. Ma dite la verità, adesso che anche voi state vedendo come sta avvenendo questo modello della Tumbler, a voi può interessare questo modello? Ah, la Tumbler? Non credo le possa interessare. Allora, che ne dice? Nera si può avere?